il nostro diario è anche chiamato progresso spirituale, perché è lo specchio di come stiamo procedendo lungo il cammino. La colonna principale è senz'altro quella della meditazione, perché è proprio sulla meditazione che è fondato il progresso. Per poter procedere lungo il cammino in questa età del ferro, bisogna impegnarci continuamente, andare controcorrente, per così dire. Se voi state andando controcorrente su una barca a remi, dovete remare continuamente. Se smettete di remare, anche per qualche istante vi ritrovate a valle. Per questo il maestro Kirpa Singh diceva che se rimaniamo anche un solo giorno senza dedicare tempo alla meditazione, occorrono altri 7 giorni per riportarci al livello che avevamo raggiunto. Quindi anche quando siamo veramente occupati, che abbiamo tanti impegni, dobbiamo sempre ritagliarci un minimo di tempo da dedicare a questa che è l'attività principe della vita umana. Non esiste un'attività più retribuita e più importante di questa. Dedichiamo 8-10 ore al giorno al lavoro e abbiamo una certa retribuzione, un certo stipendio. Ma a maggior ragione dobbiamo dedicare tempo alla meditazione, perché la retribuzione che ne ricaviamo è 1000 volte superiore a tutti gli stipendi di questo mondo. Ma la meditazione che cosa richiede in particolare? Richiede impegno fino a un certo punto, ma poi abbandono. Perché non è un atto della volontà, non è un atto della mente, è un atto dello spirito. Quando cessa la nostra volontà, allora comincia la vita dello spirito. Perché la nostra volontà è legata alla mente. Quindi la mente deve concentrarsi fino a un certo punto e poi lasciare spazio allo spirito. Vedete, la gente va in luoghi di pellegrinaggio a bagnarsi nei fiumi sacri, va
nei santuari e chiede dei miracoli, chiede di vedere esaudite certe volontà personali, anche contro le leggi della natura stessa. Una volta chiesero a un maestro, ci può dire qualche cosa dei miracoli? Cosa sono i miracoli? Dice il maestro, vedete, la gente chiede miracoli, ma il miracolo che cos'è? È un volere cambiare la volontà di Dio, è un volere modificare le leggi stesse della natura. Sì, può avvenire anche questo, perché Dio può anche modificare la sua volontà, ma il vero miracolo qual è? Non è volere che Dio modifichi la sua volontà, ma riuscire a abbandonare la nostra volontà alla volontà di Dio. Questo è il vero miracolo. Quando riusciamo a fare questo, allora la strada della realizzazione si spalanca davanti a noi. Diceva Guru Nanak, come si ottiene la realizzazione spirituale? Facendo nostra la volontà di Dio. Quando abbiamo realizzato questo, allora, le porte della conoscenza, le porte della beatitudine si spalancano davanti a noi. Ma vedete, la gente in quest'epoca ama soprattutto possedere le cose di questo mondo. È convinta che più cose possiede, più è libera. No? Ma in realtà più cose possiede uno, generalmente, e più ne diventa schiavo. E la gente così si costruisce da sola le proprie catene. Dobbiamo possedere, ma senza il desiderio personale, diceva il Buddha anticamente. Allora c'è il vero distacco. Non sono le cose che possiedono noi, ma siamo noi che possediamo le cose. E allora siamo veramente ricchi. C'era un devoto che era un giorno freddissimo, neve, vento. Ecco, vide uno schiavo che andava in giro seminudo. Sembrava contento, che quasi non sentisse il freddo. Allora si avvicinò a questo schiavo e gli disse: ma non puoi chiedere al tuo padrone di darti degli abiti più adatti a questo tempo così inclemente? Disse lo schiavo: il mio padrone sa
perfettamente quello di cui ho bisogno e quindi non ho bisogno di chiedere nulla. Disse questo devoto: se io avessi raggiunto un simile abbandono alla volontà di Dio, come questo schiavo è abbandonato al suo padrone, avrei già raggiunto la realizzazione. Così l'abbandono è veramente la chiave di volta, sia della realizzazione spirituale che della felicità stessa nella nostra vita in questo mondo. Perché l'abbandono è ciò che ci avvicina a Dio. E Dio è beatitudine cosmica, senza macchia, completa. Vedete, a volte nelle famiglie ci sono delle liti, perché ciascuno vuole imporre la propria volontà. E allora cosa succede? Che il marito vuole una cosa, la moglie ne vuole un'altra. E nessuno vuole abbandonare la propria volontà. E allora questa relazione si spezza. Le famiglie vanno in pezzi. E se ci sono dei figli, poi anche loro ne subiscono le conseguenze. Quindi l'amore è anche abbandono della propria volontà. Il grande maestro Kirpa Singh diceva che amore significa servizio e sacrificio. Quando realizziamo la felicità nella famiglia, nella coppia, quando ci preoccupiamo soprattutto di rendere felice l'altro, se abbiamo accanto una persona felice, saremo felici anche noi. Quindi l'abbandono della propria volontà a un'armonia più grande, a qualche cosa di più universale che non sia il proprio ego, è sempre portatrice, portatore di grandi frutti. Un grande esempio biblico dell'abbandono alla volontà di Dio, qual è? Abramo. Abramo era veramente abbandonato alla volontà di Dio e per questo era compensato con doni innumerevoli. Aveva ricchezze di ogni genere, aveva un gregge di animali, pecore, mucche, capre, innumerevoli, e non sapeva neanche lui quanti erano. Ecco che questa sua prosperità e questa sua letizia
questo suo abbandono a Dio, dice un racconto che rese invidiosi persino gli angeli. Gli angeli andarono da Dio e dissero: ma ricopri di ogni bene Abramo, ti curi di loro ancora più che ti curi di noi. Ma secondo noi Abramo è legato a tutte queste sue proprietà. Non ha abbandonato completamente il proprio desiderio di possedere. Disse Dio: va bene, lo metteremo alla prova. Allora mando giù l'arcangelo Gabriele. Dice: vai un po' a vedere se è attaccato ancora a tutto quello che possiede. E quell'arcangelo Gabriele andò giù da Abramo. Cominciò a descrivergli la bellezza di Dio, tutte le qualità di Dio, il suo amore cosmico per tutte le creature, l'armonia con cui muove tutti i piani più alti della creazione. E andò avanti per un po' a descrivergli tutte le bellezze del paradiso superiore. E a un certo punto disse: adesso devo andare. Disse Abramo: no, rimani ancora a parlarmi di Dio. Ti do 1/3 di tutti i miei armenti. Va bene, disse l'arcangelo Gabriele. Continuò allora a raccontargli altre cose, dei piani più elevati, del loro splendore, di come le anime che le occupano godono della luce di Dio in continuazione. E Abramo ascoltava estatico. A un certo punto si interruppe e dice: ora devo proprio andare. No, ti do 1/3 di tutto il mio gregge, rimane ancora a parlarmi di Dio. Insomma, alla fine gli diede su tutto il suo gregge, purché continuasse a parlare di Dio. Allora l'arcangelo Gabriele si rivelò. Disse: sono l'arcangelo Gabriele, sono stato mandato a vedere appunto come vivi, quanto amore hai per Dio. Disse Abramo: ma la mia promessa è mantenuta, il mio gregge è tutto tuo. Disse l'arcangelo Gabriele: non ho mai fatto il pastore, senti pure il tuo gregge. E così risalì a Dio. Disse Dio: allora hai messo alla prova Abramo? Sì, disse, pur di sentire parlare di te, mi ha donato tutto il suo gregge addirittura. Avete visto, disse Dio, non ha più nessun attaccamento alle cose che possiede. Dissero gli angeli: però secondo noi c'è ancora una cosa a cui è legato, la propria famiglia, in particolare suo figlio Isacco. Disse all'arcangelo Gabriele: vai giù, vai a vedere
se è ancora attaccato ai propri familiari. Allora l'arcangelo Gabriele scese e disse: Dio ha dato ordine di sacrificare tuo figlio Isacco. Questo è il famoso episodio biblico, appunto, in cui Abramo non ha dubbi, prepara della legna per ardere il corpo di Isacco e poi sta per sacrificarlo, ma gli viene fermata la mano dall'arcangelo Gabriele. Così risale al paradiso e rivela il completo distacco di Abramo anche dalle sue persone più care. Amava più Dio di ogni altra cosa. Così anche se noi avessimo un abbandono di un decimo o di un centesimo di quello di Abramo, realizzeremo veramente meraviglie. Così a volte il discepolo siede in meditazione, ma si preoccupa e dice: ma questa luce non viene, quell'altra luce non viene, non ho esperienze, non è completamente abbandonato. Allora la sua mente vaga, molti pensieri arrivano e le onde pensiero sono come un velo fra lo spirito e la manifestazione di Dio. Così quando sediamo ci dobbiamo essere solo noi e Dio, noi e il Maestro. E allora il progresso diventa veramente molto celere. Siamo nel Kali Yuga, nel quale ci offre miriadi di attaccamenti, miriadi di cose di nessun valore, purché noi abbandoniamo l'unica cosa che ha veramente valore, è la divinità che è dentro di noi. E quindi per preparare l'età dell'oro dobbiamo andare controcorrente, scartare tutte le pietre senza valore, possederle ma senza attribuirle alcuna particolare capacità di renderci felici. E coltivare invece tutta la nostra attenzione verso il gioiello divino che abbiamo dentro di noi. E allora in questo modo si prepara l'avvento della nuova epoca.